9.5. Yes. Whoa, 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 whoa. We have a good number here. 9.5. Very nice. Very nice. Lui è Jonas Müller, uno dei fondatori di Arcade, marchio svizzero nato solo 4 anni fa e che avevo notato nel 2019 Eurobike per la bellezza delle linee delle uniche 2 bici che avevano in catalogo. In uno dei miei precedenti video vi avevo accennato di quanto sia attratto dai marchi di nicchia poco conosciuti e che offrono prodotti di qualità eccelsa. A Massa Marittima, nell'evento organizzato da Bike Connection Agency, ho avuto modo di parlare con Jonas per circa un'oretta e questo ragazzo, a parer mio, è un fottuto genio. Jonas è un ingegnere meccanico che ha lavorato per diversi anni nella divisione di ricerca e sviluppo di diversi brand, dedicandosi alla progettazione dei telai, fino a quando, circa 4 anni fa, ha deciso di seguire il proprio sogno e di avviare una propria azienda. Insieme a lui a Massa Marittima c'erano anche Nicola Rohrbach, il mio vicino di casa e vincitore della Swiss Epic dell'anno scorso, proprio con una Arcade, e il responsabile della logistica assemblaggio Max Koch. Allora signori, siamo qua con il vincitore della Swiss Epic di quest'anno, Nicola Rohrbach, è la mega star dell'evento. Ciao a tutti, ciao! Tra l'altro il buon Nicola, con la sua Arcade, ogni volta che passa sui miei trail mi picchia giù un bel Com, King of Mountain. Come l'altro giorno sulla salita di Wilspitz, dove io ho faticato 7 camicie in mezz'ora, lui l'ha chiusa in 17 minuti. Con Jonas ho avuto modo di parlare per circa un'ora, dove mi ha presentato la sua nuova mountain bike Evolve, ed è bastato per capire quanto questa persona sia veramente speciale. Una competenza infinita, un fiume di idee e tanta passione per quello che fa. 7 anni prima, lavorando in BMC, aveva progettato una bici completamente fuori dai soliti schemi. Una bici da cross country, sulla quale aveva montato una forcella da 120 mm, all'epoca usavano solo quelle da 100, un reggiseno telescopico, che all'epoca nessuno usava, ed un manubrio da 750 mm, molto largo per quei tempi. La gente non capiva bene cosa Jonas stesse facendo, ed invece oggi, dopo 7 anni, potrei affermare che Jonas, con la sua visione, aveva progettato e sviluppato la categoria che oggi viene definita Down Country. Ma la categoria Down Country, da cosa si distingue esattamente? La domanda l'ho girata direttamente a Jonas. Nessuno ha specificato nero su bianco cosa distingue la categoria Down Country, ma penso che l'interpretazione generale è che sia una tipologia vicino al cross country, con più escursione forcella da 120 mm, geometrie orientate verso la discesa, quindi con un angolo di sterzo piuttosto aperto, e reggiseno telescopico. In realtà, dal mio punto di vista, penso che tra qualche anno forse la distinzione tra le bici da cross country e down country scomparirà, perché le down country rimpiazzeranno le cross country. Perché se guardi le mountain bike attuali usate nelle gare di Coppa del Mondo, molte bici montano già forcelle da 120 mm di escursione. La maggior parte utilizza reggiseno telescopici, quindi penso che in 2-3 anni non parleremo più di bici da cross country con 100 mm di escursione. Forse qualcuno le vorrà ancora, ma la richiesta sarà ridotta. Terza salita sullo Spaghetti Trail, questa volta in solitario perché Pier ha mangiato troppa torta a mezzogiorno. È un po' pesantito, io non avevo voglia di aspettare la navetta e allora ho detto ci vediamo su. E sto provando la Evolve di Arcade, è gran bella bici, molto bella, esteticamente spettacolare, mi piace veramente molto, anche il colore è bellissimo, questo nero rosso, come potete vedere nero rosso, veramente spettacoloso. Qua ragazzi sto pedalando su una bici che dicono sia 9,5 kg di peso. Il test della bici l'ho fatto il giorno prima del meeting che avevo in programma di fare il giorno dopo con loro, e il peso della bici ho potuto constatarlo direttamente con i miei occhi. You know the weight of the bike you rode? That's incredible. That's incredible. And still wide rim, wide tires, sealant in the tires. Yeah, long travel, proper post. That's incredible. Arcade ha impostato la sua filosofia su 3 punti cardine. 1. Progettare bici che fossero diverse dalle altre, perché la loro realtà è troppo piccola per poter fare la differenza con gli altri marchi.
2 è quello di progettare una bici completamente orientata al downcountry, ma su cui volendo si sarebbe potuta montare anche una forcella da 100 mm di escursione. La progettazione normalmente viene fatta nel senso opposto. Il terzo punto è stato quello di progettare una bici che ha delle geometrie vicino all'enduro, con un angolo di sterzo da 65 gradi ed un reach di 465 mm in taglia M. In più, un angolo sella piuttosto verticale da 76 gradi che aiuta l'efficienza della pedalata in salita. Questi erano i 3 punti cardine del progetto. L'altra vera sfida era di ottenere un peso ridotto, e questo lo hanno ottenuto non andando a ridurre lo spessore dei tubi del telaio, perché il rischio sarebbe stato quello di rendere la bici fragile. Invece hanno reingegnerizzato tutte le aree di connessione, rimuovendo cuscinetti, assi, bulloni e rendendo i link più snelli senza ridurne l'affidabilità. Ci sono tantissime altre cose da scoprire su questo telaio, come per esempio la sospensione a scorrimento, in modo che la sospensione lavori su una linea molto dritta ed evitare curve sinusoidali, fino ad arrivare al manubrio che si attacca direttamente alla forcella. Quindi, non avendo l'attacco manubrio, per avere una postura più allungata hanno avanzato le manopole rispetto all'attacco manubrio. La bicicletta si comporta bene. Penso abbia un angolo sterzo più aperto rispetto alla Scott e alla Cannondale. Ho avuto modo di provare la loro bici prima del meeting che avrei avuto il giorno dopo e sono rimasto sorpreso dalle impressioni e dalle sensazioni che ho avuto durante il test, che sono state confermate durante la spiegazione della bici. Quindi una downcountry, angolo di sterzo più aperto, bici più lunga ma molto giocosa in discesa. Quindi risulterà probabilmente più giocosa in discesa. Bisogna sfruttare tutta la pista, andare larghi e poi girare. Cambio elettronico, la prima bicicletta a montare il cambio elettronico che provo oggi, ed è bello. La sensazione del zip 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 è meravigliosa, preciso anche come è cambiata, rapido, veloce e preciso. Ho spinto come una bestia. Cosa volevi fare? Allenamento. Ho raggiunto picchi di heart rate inimmaginabili. Bello, bello, funziona però. Tu come va? Io bene. Non è tanto che aspetti? No, sono arrivato adesso, stavo pensando se scendo di qua per venirti a incontrare, però a questo punto non lo faccio più. Facciamo questa? Questa qui non lo so com'è. E proviamola, dai. La bicicletta si comporta molto bene, come dicevo, mi sembra un po' più lunga, quindi mi facilita un po' il downhill. Qua c'è un bel salto, bello. Che bei posti comunque, ragazzi. La Toscana è meravigliosa, non pensavo fosse così bella andare in mountain bike, la Toscana. Meraviglioso! L'Arcade Evolve è veramente una bici molto bella e rivoluzionaria. Viene venduta in 3 configurazioni diverse, quella con trasmissione XX1 AX da 9,5 kg a 9.999 euro, trasmissione Shimano XTR da 9,8 kg a 8.999 euro e quella con trasmissione XT da 10,7 kg a 6.199 euro. E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!